Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti. Oggi siamo qui per parlare di un'iniziativa che mette insieme tantissimi valori umani, culturali, sociali. È la nascita di una radio, Outside Radio, che è tenuta a battesimo da due importantissime, istituzioni. La prima, la Fondazione Marconi, che ci ospiterà domani per la nostra prima trasmissione, e l'altra, la Brave New Radio, una radio americana collegata alla William Patterson University, che è la radio che ha vinto più premi negli Stati Uniti come miglior radio non commerciale. Una radio che è a capo di un network di 600 radio college di più di 40 paesi nel mondo. Ecco, noi oggi siamo qui a raccontare questa storia. Vorrei prima dare la parola al professor Corazza, perché rappresenta la ragione, anche perché siamo tutti insieme qua. È vero, questa radio nasce qui, gli americani, come li chiamo io, sono arrivati qui anche per omaggiare un grande personaggio, forse il più grande scienziato che l'Italia ha avuto, perché ha immaginato un futuro che oggi noi viviamo tutti i giorni, che è Guglielmo Marconi. E domani, dalla casa dove lui, alla stessa età dei nostri ragazzi, fece il primo esperimento, noi inizieremo le nostre trasmissioni. Quindi passerei la parola al professor Corazza e poi racconteremo un po' meglio che cosa farà Outside Radio. Bene, grazie Alberto. Quindi io sono Giovanni Emanuele Corazza, sono presidente della Fondazione Marconi e innanzitutto voglio dire che siamo estremamente felici di ospitare questo evento, il battesimo di una nuova radio, Outside Radio, che in qualche modo è dedicata al riconoscimento del valore delle intelligenze multiple. E dentro la Fondazione Marconi noi abbiamo un istituto che è dedicato alla creatività, si chiama Marconi Institute for Creativity, e questa capacità della mente umana di generare idee innovative, di cui Guglielmo Marconi evidentemente è una figura paradigmatica, discende proprio da questa capacità multipla di tante intelligenze che possono essere anche diverse da quelle che normalmente in un ambiente scolastico vengono misurate. E quindi Outside Radio per noi porta questo significato di dare valore a tutte le dimensioni dell'essere umano. Poi siamo felicissimi di avere con noi Brave New Radio, questi ospiti americani che hanno una radio che è già di successo, che è connessa internazionalmente, che è una radio di studenti, ma che fa opera sul territorio, opere umanitarie, quali ad esempio ricostruire reti di trasmissione radio in paesi che hanno subito, come Porto Rico, danni dall'atmosfera. E questo anno 2020 è molto particolare, ci sono 2 anniversari importanti, 125 anni dal primo esperimento di Marconi al di là della collina dei Celestini, quindi nascita della wireless telegraphy, 1895-2020, ma anche centenario del broadcasting radio, perché proprio nel 1920 dagli stabilimenti inglesi della compagnia Marconi fu radiotrasmesso, diffuso in broadcasting un concerto di soprano di Nellie Melba, che fu effettivamente l'inizio di questa modalità di trasmissione che è estremamente democratica, che raggiunge tutti come se fosse una pioggia di informazioni. Quindi da una parte abbiamo la interconnessione e la valorizzazione delle diversità, dall'altra abbiamo la capacità punto multipunto di raggiungere con i nostri messaggi essenzialmente tutto il mondo. E penso che non ci sia modo migliore, ringrazio Alberto per essersi fatto promotore di questa iniziativa, per festeggiare il World Radio Day dell'UNESCO. E con questo passo la parola a Rob. Welcome Rob, welcome to Bologna. We're very pleased to have you here, and please tell us something about Brave New Radio. Well, thank you very much. It's good to be here. I will speak in English if that's okay. My Italian does not exist. It is good to be here, and I come not alone. I come with a student who's a broadcaster, and also our station manager, Alyssa and Sebastian. Our radio station is committed
to helping students find their voices. This is the work that we do, and it's really been a remarkable story. Just less than 18 months ago, we were the recipients, we were awarded the Marconi Radio Award, which is the highest radio award in the USA for radio excellence, awarded by the National Association of Broadcasters. That was 18 months ago. But last year, we were absolutely delighted and honored that Alberto's son, Giovanni, was able to visit us in Brave New Radio and have an amazing experience on the radio station with us, an experience that helped him find his voice and to really be passionate about his love of radio and music. So because of that, a wonderful thing is about to happen. Things are happening all together with great happy coincidence. So we are launching Outside Radio, which will be a fantastic radio station for students who don't normally have their voices heard. That will be happening. It is also the very special year, 125 years since the first successful wireless telecommunication experience from Marconi. And of course, Marconi is extremely revered around the world, particularly in the United States of America. And of course, tomorrow is World Radio Day. So we bring greetings from countries around the world, and also bring greetings from UNESCO, who have recognized our event as being a very prestigious and signature event for World Radio Day, and they'll be promoting it as well to talk about what we are doing here. So many things are happening tomorrow. It's all coming together, and in a way is a piece of radio, is a moment of radio history tomorrow in itself. So we're delighted to be here, and we thank you for your welcome. Thank you so much. So, adesso vorrei proprio spiegare velocemente perché siamo qua. La cosa straordinaria è che siamo con la fondazione. Fermo solo un attimo per capire se... La cosa meravigliosa di tutto questo, di trovare qui la Fondazione Marconi, che festeggia i 125 anni, che ci ospita a Villa Grifone domani per la nostra prima trasmissione, perché noi nasciamo domani, e avere Brave New Radio, che come diceva Rob è la radio più premiata negli Stati Uniti come miglior radio non commerciale degli Stati Uniti, una radio che è stata premiata anche dal Presidente Obama, quindi parliamo di una grande realtà. Essere qui perché un ragazzo che è mio figlio, perché quello è per lui che ho pensato che fosse giusto fare tutto ciò, e l'hanno pensato anche quelle persone che sono qui a fianco mio. Solo l'agosto scorso è andato a fare un corso di inglese presso la William Patterson University, e stando lì c'era loro, avendo una grande tradizione come radio station, perché appunto questa radio è all'interno dell'università, gli hanno permesso di fare un corso di broadcasting lì. E dopo 15 giorni Giovanni è stato capace di poter fare una trasmissione da solo in inglese con l'aiuto dei ragazzi che sono là dietro della William Patterson University. Gli hanno dato un ruolo, gli hanno dato un posto dove dire di poter stare. Prima non sapeva cosa rispondere, adesso a chi gli chiede cosa fai, lui dice, io lavorerò in una radio. Quindi far nascere questa radio è stata un po' l'idea di dire diamo voce a coloro che questa voce non l'hanno mai, sono sempre un po' nell'angolo, nell'ombra. E nasce questa idea anche per questa grande amicizia, attenzione che ho ricevuto dall'ITC Teatro di San Lazzaro, un teatro assolutamente attento alla diversità, un teatro che ha voluto fare dell'inclusione il punto di forza nel suo lavoro che da decenni sta facendo. Insieme abbiamo detto perché non fondiamo una web radio sulla diversità, e l'abbiamo fatto chiamando Giovanni ma anche i suoi compagni di classe che sono con lui, che per 5 anni sono stati con lui, lo hanno celebrato e sono diventati i suoi amici. E sono stati loro
a disegnare il marchio, a dire Outside è un bel nome, vogliamo essere degli outside. Poi, come tutte le cose, succedono perché ci sono gli uomini giusti nei posti giusti. Ho preso e sono andato negli Stati Uniti, non sapevo la risposta, sono andato da loro e ho detto: voi siete riusciti a fare questo per Giovanni, volete essere con noi in questa avventura? Cioè non solo tenerci a battesimo, ma cominciare a lavorare proprio insieme, a scambiarci contenuti, farlo insieme, voi dei vostri, noi dei nostri a voi. Creare proprio, come si diceva oggi, è sister radio of Brave New Radio. E loro hanno detto di sì. Loro, i più grandi, i più premiati, con un network dietro di 600 radio college nel mondo, hanno detto: stiamo con voi, è una bellissima idea. A quel punto sono tornato a casa non credendoci e ho pensato a Marconi di Bologna come noi, proviamo. E sono andato dal professore Corazza e gli ho chiesto se voleva essere con noi e lui ha detto di sì e mi ha detto: guarda, sono i 125 anni che un ragazzo come loro a 21 anni ha immaginato un mondo diverso. Ed è andata bene. E domani saremo tutti lì. Che fregatura. Perché non è facile. Perché è genitore. Trovare tanta accoglienza. Non è facile. I'm sorry. E domani è il giorno mondiale della radio. L'UNESCO si è accorta di noi e proprio per Diversity Radio sarà con noi. Di solito le conferenze stampa sono eventi formali, ma oggi no. Questo è un evento vero, non è affatto formale. Come vedete la commozione che abbiamo qua. Quindi vostre domande, saremo felici di avere domande da parte vostra, se ce ne sono. Prego. Mi sento un po' in imbarazzo a fare una domanda adesso. No, volevo sapere magari se c'erano già stati programmati degli incontri in radio appunto per raccontare storie, in quale modo sarà raccontata? Cioè noi ovviamente, e qui ringrazio tanto Andrea Paolucci e Carlo Magistretti, che è l'insegnante dei nostri ragazzi. I nostri ragazzi non hanno esperienza di radio e abbiamo passato questi primi mesi a formarci, a sapere come si parla a un microfono, a immaginare come bisogna fare delle interviste intelligenti che rendono giustizia al nome di Outside Radio. Però abbiamo raccolto già alcune testimonianze e le manderemo in onda. Abbiamo avuto Giovanni Allevi che sulla diversità fa la sua personale battaglia e ha dato già l'intervista ai ragazzi, noi manderemo in onda da domani in poi. E anche Fiorello, l'abbiamo intervistato e lui è rimasto veramente colpito da quello che noi stiamo facendo e anche lui ha dato un'intervista ai nostri ragazzi e manderemo in onda anche lui. Poi è chiaro che noi abbiamo adesso a fianco la Fondazione Marconi e con lei ci piacerebbe poter costruire un percorso insieme che possa essere comune per la crescita di entrambi. Lo stesso con la
New Brave Radio, noi abbiamo l'interesse a voler scambiarci contenuti e quindi questo sarà un palinsesto che diciamo fra un mesetto noi potremo mettere in pista. Parliamo anche di Elettra. Ah, certo, è giusto. Ci pensa Elettra. Sì, domani, parliamo della trasmissione di domani. Domani interverranno in diretta circa 50-60 radio da tutto il mondo, delle 600 che fanno parte del network. Interverranno con saluti, con interventi. Grazie al professor Corazza i nostri ragazzi hanno intervistato Elettra Marconi, sia in italiano che in inglese, e interverrà e racconterà quello che è stato la sua vita accanto a un genio come suo padre. E Carlo è riuscito a trovare, spiega tu chi parlerà anche. Sono riuscito a trovare un discendente di Adelmo Landini, che è stato per una ventina d'anni fino alla morte di Marconi il collaboratore di Marconi. Era quello che lavorava sul panfilo Elettra, con lui timonava, guidava, non so adesso il termine esatto, il panfilo, e anche lui voleva fare l'inventore, ha inventato e brevettato delle cose, ma come tanti inventori meno imprenditori è morto in povertà, anche se i suoi brevetti alcuni sono stati poi effettivamente utilizzati negli anni a venire. E abbiamo trovato un discendente che ha raccolto dei materiali, ha trovato delle lettere, degli appunti e sta preparando un volume che poi racconterà. Intanto ci siamo fatti raccontare in questa intervista la figura del collaboratore, che era effettivamente il collaboratore di Marconi, perché lo abbiamo chiesto a Elettra, per sicurezza, abbiamo chiesto ma conosceva del Monadire, e detto certamente. E domani interverrà naturalmente il professor Corazza in diretta e parlerà a tutte queste radio del mondo di quella che è l'eredità di Marconi. Adesso puoi dire tu. Non anticipiamo tutti i contenuti di domani perché vogliamo che ascoltino domani. Certo. Si colleghino, quindi if you want to connect tomorrow, there will be a link for this through your website. Absolutely, Can we tell them? It is GoBrave, GoBrave.org, gobrave.org. GoBrave.org. And the link is live actually, it should be up there, yeah. E quindi coglieremo l'occasione per parlare della figura di Marconi, sia come figura storica ma anche come proiezione al futuro. Parleremo brevemente delle iniziative previste per questo anno. Questo concerto di cui vi ho parlato della soprano Nelly Melba lo avremo a rifare in quest'estate, quindi avere un soprano attuale che rifaccia il repertorio. Vorremmo riprodurre l'esperimento Al di là della collina dei Celestini, quindi questo in ottobre, in autunno. Ad aprile, in corrispondenza della giornata di Marconi, abbiamo la conferenza del MIC, del Marconi Institute for Creativity, quindi avremo persone che nel mondo si occupano di creatività e innovazione. C'è una society che si chiama International Society for the Study of Creativity and Innovation e sarà presente a Bologna il 23, 24, 25 aprile, e daremo il premio alla creatività a Isaac Getz, G-E-T-Z, che è un economista che ha scritto dei libri che sono stati dirompenti come Freedom Inc. e adesso l'impresa altruista, cioè modelli per fare business che sono orientati all'essere umano, e non è responsabilità sociale, in realtà è molto di più. Quindi Isaac Getz riceverà questo premio Marconi alla creatività la sera del 24 aprile e sarà presente anche il 25 aprile. Quindi many celebrations throughout this year. We are organizing, and of course we look forward to coming to New Jersey and visiting you. Absolutely, you're welcome anytime. Rob, do you want to say something? Yeah, so tomorrow's broadcast is actually, I founded College Radio Day, which is an event every October for student radio stations, and 43 countries and 700 radio stations participate. So actually what we have done with tomorrow's special broadcast from the home of radio itself, we are sharing this live stream with radio stations around the world, and we know that already many of them are going to be taking the live stream and putting it on their own radio stations. So we've just heard from India yesterday, we've heard from Canada, we've heard from USA twice this morning. So we know that radio stations around the world will be taking this program and broadcasting it on their own stations. So, and the program itself, there are already 10 countries participating, as well as 22 radio stations who have recorded messages of support. So this is an international event, which I think is perfectly
suited for World Radio Day, and with the 125 years, it's a celebration of radio from the home of radio itself. So I think it's fair to say everyone is very excited.